mm, mm. Lookman scomparso, Lookman irreperibile, Lookman che non si allena, perlomeno non a Zingonia, no? Quelle sedute individuali che doveva in qualche modo, a cui doveva sottoporsi. Lookman non si sa dov'è e Lookman con ogni probabilità non tornerà a Zingonia. Mi dicono, questa prendetela con le pinze, che tramite una persona di fiducia abbia già fatto svuotare anche l'armadietto, mi dicono. E, e questo è lo stato attuale. Siamo praticamente al quarto giorno e lui, appunto, non si è visto e soprattutto non si vuol far vedere. E io ne parlo forse anche, no, come al solito, anche con un giorno perlomeno di ritardo, perché tutti adesso a sottoporci quello che rischierebbe il giocatore, su come invece si sta comportando l'Atalanta, che al momento non mostra il pugno duro, perché potrebbe addirittura sospendere il contratto o la liquidazione sostanzialmente, la pecunia, oppure le solite multe anche salate. Eh, Questo sì è importante anche, no, menzionarlo, questo aspetto, ma l'aspetto più importante è quello del giocatore, la professionalità appunto del calciatore. E ragazzi, io faccio tanta fatica oggi. Faccio tanta fatica oggi, sapete perché? Perché per Lookman provo un amore viscerale. Cioè, io qua è dal primo giorno che si ipotizzava di un Lookman all'Inter, dal giorno A, perché mi è un po' scocciato dire sempre giorno 0, dal giorno A, Lookman all'Inter, io vi dico quanto cerca l'Atalanta? 50. Trovate il modo. Vi dico questo, trovate il modo, senza esitazioni. A 28 anni, ma viene dall'Atalanta e sapete, il passaggio Atalanta-Inter non è mai un passaggio facile. Tutte considerazioni verissime, giustissime, che fanno un po' tutti e le fanno bene a farle queste considerazioni. Io invece no, io invece ho sempre detto andiamo dritti, è il giocatore che voglio vedere all'Inter, è il giocatore che mi incanta, che mi fa divertire, che mi emoziona, perché poi il calcio deve essere anche questo, no? Il giocatore che fa la giocata e ti diverte, te la cambia, eh? Ti fa vibrare, ecco. Provo un amore viscerale per Luca è un giocatore. Però le devo dire cose, cioè le cose che mi sento le devo dire, se no vi prendo in giro. Ste roba, per me sta roba accannato completamente. Accannato completamente, ragazzi miei. Ma completamente. Lo vedo già con occhi diversi. Lo vedo già con occhi diversi. E ve lo dico, eh. Ve lo dico. Qualcuno può dire, ma attenzione, vedi che quello che sta facendo Lookman lo fa anche per l'Inter, va a beneficio dell'Inter. Attenzione in teoria, perché poi in pratica l'Inter, vi vado a dire il mio perché, non ci guadagna, non ci guadagna niente comportandosi così, Lukman. Ci guadagna zero comportandosi così, eh. Ci guadagna zero e vi spiego il perché, ragazzi miei, ve lo spiego, vi do la mia di motivazione, poi ovviamente può essere sempre combattuta teoricamente, nel senso discussa, ecco, ma faccio fatica, ma ci arriviamo, signori miei, ma ci arriviamo, parliamone. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per il solito discorso dell'algoritmo che sta sempre lì a pressarci. Se volete, date anche hype al video, c'è questa possibilità di 3 volte al mese, non lo so, fatemi sapere anche perché non le so neanche ste robe e quasi quasi neanche mi importa, però dovrebbe importarmi perché l'algoritmo ci taglia le gambe, ce le sega e vabbè. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e a proposito dei prossimi contenuti, quando è domani l'amichevole, poi non lo so, vi dico già che forse quelle del weekend, la domenica me le perdo perché dovrei anche io, mi sa che vado a fare una minima, proprio mini vacanza ad Alberobello, vado un po' in Puglia, vediamo, una mini vacanza la potrei, quindi potrei perdermi là, però casomai vi tengo aggiornato in un modo o nell'altro, vediamo. E quindi ragione per cui è attivata la campanella per stare in qualche modo attenti, attivi. Grazie per il supporto, il sostegno e tutto il resto. Allora, il discorso di Lookman che tirando così la corda non ci guadagna nulla, quindi risolviamo le varie questioni.
Perché non ci guadagna nulla? Non ci guadagna nulla perché il suo contratto è fino al 2027. Cioè Lookman con l'Atalanta ha 2 anni di contratto ancora. Ha 2 anni di contratto. Quindi non è che tu dici tiro la corda così adesso i percalzi devono cedere. Ma no, ma no, ma no, no, per il semplice fatto che se ai percalzi non dai 50 milioni, a posto, tu stai 2 anni fuori. Anzi, comportandoti così, attenzione perché l'Atalanta può davvero poi a livello legale, non lo so ste robe, non essendo avvocato, ma davvero può in qualche modo risolvere anche il contratto, non lo so. Ovvio, neanche l'Atalanta ci guadagnerebbe da, cioè l'eventualità di prendere 50 cucuzze al discutere il contratto del giocatore, neanche l'Atalanta ci guadagna, certamente no. Beh, il giocatore ci perde di più, eh. Il giocatore ci perde di più perché se fai una manovra del genere è finita, eh. È finita perché poi ti ritrovi a 30 anni con... non lo so chi ti prende a questo punto. Cioè, in un momento dove sei all'apice della tua carriera, Lookman è all'apice della sua di carriera, sto fermo 2 anni, esco dal giro, le cose cambiano ragazzi, quindi all'Atalanta cambia poco, all'Atalanta cambia poco. Per quanto mi riguarda, sempre 50 milioni chiederà all'Inter o sempre 50 milioni, che poi anche questo è un discorso che abbiamo già fatto e discusso. Pare che oggi non sia proprio fissato il prezzo per Lookman da parte della DEA, almeno non in Italia, quello che ci ha detto per Cassi, per cui anche qua va un po' capita, ma se poi non arrivano offerte interessanti per il giocatore o offerte che l'Atalanta reputa congrue, cioè questo tirare la corda non so quanto vada a beneficio dello stesso Lookman. Di certo lo vedo, io da esterno ora ci penso a fare 50, a spendere 50 milioni per un giocatore che si comporta così. Io ci penso, perché poi il discorso da fare, signori miei, è sempre lo stesso. Cosa penseremmo noi se un nostro giocatore, un giocatore appunto per cui il nostro presidente, la nostra società spende fior di milioni anno dopo anno, appunto, lo stipendia, alla prima occasione si comporta così. Cioè, cosa penseremmo? Qualcuno mi dirà, ma c'era un accordo, sicuramente per Cassi non hanno mantenuto la parola. Può anche essere, come avevo detto prima, come avevo detto l'altro giorno, c'è un video dove dicevo anche un po' aggressivamente, ma volutamente aggressivo, il mercato mi fa schifo proprio per queste dinamiche, perché alcune cose non le conosciamo, non le sappiamo, non sappiamo se davvero c'è stata una stretta di mano tra i Percassi e Lookman, se fosse stato fissato un prezzo, se fosse stato fissato solo per l'estero, non le possiamo sapere tante queste cose. Tu mi puoi dire, qualcuno mi verrà a dire, no, ma forse, ma sì, io so, ma che sai, cioè questo è il discorso, sai quello che so io, sostanzialmente, quindi magari c'è stata davvero, prendiamola per buona, questa stretta di mano e i percassi si sono rimangiate la parola. Mettiamola così. Quelli hanno sbagliato. Se è vero che è andata così, quelli hanno sbagliato. Ma tu comportandoti così non stai guadagnando punti. Non stai guadagnando punti. Non è un motivo per arrivare a questo. Io penso sempre a figure, lo so, datemi del boomer, datemi del vecchio, me lo prendo tu. Ma io penso sempre a gente come Zanetti, come Maldini, come Del Piero. Si sarebbero comportati così? Io questo penso. Questa è la domanda che vi giro. Loro, al posto di Lukman, si sarebbero comportati così? Questa è la domanda. E questa è un po' la risposta che do anche a me stesso. Ribadisco, qua sta parlando uno che adora Lukman. Lo adora, alla follia. E fino a ieri non ha mai pensato, non ha mai avuto un dubbio. Se c'è da fare un investimento, facciamolo su Lukman. Alla luce di questo, anche l'investimento stesso, ci penserei. Guardate che fine ha fatto Coop Manners. Guardate che fine ha fatto Coop Manners, ragazzi. Giocatori diversi, non sto discutendo. Però, cioè, avete visto poi con che pressione è andata a giocare alla Juventus e come quella pressione lo ha inghiottito. Tra i peggiori per distacco della passata stagione, Coop Manners della Juventus, tra i peggiori per distacco. Eppure arrivava come un giocatore che, sì, arriva dall'Atalanta, ma vedrete Coop Manners...
male, 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 male. Cioè, Lookman si è creato lo stesso scenario. Si è creato lo stesso scenario, è identico. Forse peggiore addirittura, perché almeno Coop Manners ha avuto la buona decenza di trovare che era là i certificati medici, che poi non so quale sia peggio delle due cose. Però vabbè, forse a livello legale almeno si era tutelato Coop Manners. Quindi io non lo so, ripeto, non mi sta piacendo questa. Qualche tifoso, ripeto, qualcuno la vedrà come un gesto dove lui vuole a tutti i costi venire all'Inter per questo motivo. No, no, ragazzi, non la dobbiamo vedere sotto quest'ottica. Noi dobbiamo valutare la professionalità di un giocatore. L'Atalanta è colei che detiene il cartellino del giocatore, è colei che stipendia il giocatore. E un'altra cosa da dire. Lookman ha dato tanto all'Atalanta, Lookman ha dato tanto all'Atalanta, per carità, performance, gol, i gol nella finale, tutto quello che. Ma anche l'Atalanta ha dato tanto a Lookman. Io metto sempre il pari e dispari, anche l'Atalanta, perché ricordiamoci che era Lookman prima dell'Atalanta. Era un buon giocatore al Leicester, al Fulham, all'Everton, buon giocatore. Ma quello che abbiamo visto all'Atalanta è un'altra roba, è un'altra roba. Quindi, occhio, e non lo trovo rispettoso neanche per i suoi attuali tifosi. Cioè, e se tu non hai rispetto per i tuoi attuali tifosi, forse non l'avrai mai il rispetto, eh? Forse non l'avrai mai in nessuna piazza. Perché se tu ripeto, si presenta una situazione del genere e ti comporti così, eh, 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 eh. Ragazzi, questo è il discorso. Poi ribadisco, allo stato attuale, oggi è il quarto giorno in cui non si vede, non si sente, magari arriverà qualche giorno notizia fresca appena avrò caricato il video, o magari nel mentre, quindi lo troverete sorpassato, ma il contenuto rimane, cioè il messaggio di fondo è questo, ragazzi, non lo cambio, non lo cambierò mai e per me è così, per me è così, per me la professionalità viene prima di ogni cosa. Fatemi sapere a questo punto, signori miei, cosa ne pensate voi. Io come vi dico sempre, aggiorniamoci e se volete scrivete un grande abbraccio, Teneschio.